Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Spesso nel nostro Portale del Verde giungono domande riguardanti le piante acquatiche e una delle più frequenti è la seguente: ma quando vado a fare un laghetto artificiale è meglio avere un fondo in cemento o un fondo col telo in PVC se voglio avere delle belle piante? Andiamo a questo punto a chiederlo ad un grande esperto che è qui alle mie spalle, che è Gianni Ricci. Eccoci qui Gianni, allora qual è la risposta giusta? PVC o cemento? Vorrei fare una premessa di pochi secondi. Alle piante, che il laghetto sia fatto in PVC o sia fatto in cemento non importa molto. Le piante le coltiviamo in vaso, oppure chi desidera può anche stendere sul fondo uno strato di terra e coltivarle direttamente come in natura. Le piante hanno bisogno chiaramente di un fondo dentro cui radicare, del nutrimento e un buon sistema, un buon ecosistema che funziona. Il problema si pone per i costi che uno deve affrontare nel realizzare un laghetto. Dopo 35 anni di esperienza io posso dire che su 100 laghetti che vengono realizzati, 95 vengono fatti con il telo e 5 vengono fatti o di cemento o con i prefabbricati. Questo perché è vero, un laghetto fatto di cemento, se fatto bene, è eterno. Noi abbiamo delle fontane fatte nel Settecento di cemento che sono ancora a tenuta stagna. Ho incontrato tantissimi che le hanno fatto in cemento, sono stati consigliati male e dopo la prima gelata invernale si è fessurato e ha iniziato a perdere. Il problema da affrontare è questo: quanto mi costa fare uno scavo e impermeabilizzarlo con il cemento e quanto mi costa invece impermeabilizzarlo col telo? Indubbiamente il cemento costa molto di più, perché bisogna armare il fondo, bisogna mettere delle reti, bisogna chiaramente preparare i bordi che siano ben legati tra di loro con delle reti elettrosaldate. Il cemento deve essere di buona qualità e ci deve essere una persona esperta che sappia posarlo. Alla fine, quando ci si mette a tavolino il costo del cemento, poi se il laghetto è grande deve arrivare una bettoniera, magari i nostri giardini non lo permettono perché non può entrare, allora bisogna fare l'impasto a mano, che è faticosissimo, bisogna andare a comprare il cemento, bisogna andare a comprare la sabbia, bisogna impastarla. Io devo dirvi, tutti i miei laghetti che ho fatto qui sono con il telo, solo 2 sono stati fatti in cemento e dopo questa esperienza ho deciso di non più farli perché i costi sono molto elevati. Il telo in PVC ha un difetto: se è molto sottile potrebbe rompersi, però se si prendono delle precauzioni, si utilizzano dei geotessuti da frapporre fra la terra e il telo e si scelgono dei teli un po' più spessi che non quelli comunemente venduti nei garden o nei brico. Cosa intendi per un po' più spessi? Nel senso che la maggior parte dei teli vengono venduti con lo 0,5 mm di spessore, che è già un buon telo. Voi tenete presente che i teli usati in agricoltura per coprire le serre sono 0,2, quindi lo 0,5 è già molto spesso. Però indubbiamente lo 0,8 o il millimetro lo è ancora di più. Allora, se voi utilizzate il millimetro, che costa, è vero, un po' di più dello 0,5, ma voi avete una garanzia di 20 anni. Io do una garanzia di 20 anni sui laghetti fatti con il telo con 1 millimetro e con l'uso del geotessuto. Una garanzia proprio scritta, che mi passa la ditta se vengono realizzati con questo criterio. Poi va da sé che un po' di attenzione bisogna averla, non bisogna entrare dentro al laghetto con degli stivali nel carro armato dei quali si può anche conficcare una pietra che poi ce la portiamo dietro, una pietra aguzza. Se mettiamo della ghiaia, meglio mettere del pisellino arrotondato e non dello spezzato, perché potrebbe bucare il telo. Se uso una vanga per magari piantare, o una palettina per piantare una pianta lungo il bordo, faccio attenzione a non scavare troppo per non andare a bucarlo. Se divido una pianta all'interno del laghetto con il coltello, un po' di precauzione per evitare magari un movimento troppo brusco che mi va a incidere il telo. C'è da dire una cosa: i teli in PVC possono essere riparati. Si riparano come riparare la gomma di una bicicletta. Se si trova il buco, lo si individua, lo si carteggia, lo si pulisce, lo si sgrassa con acetone, una pezza, la colla giusta e a questo punto quel punto è più robusto di tutto il resto del telo.